Io sono nata a Torino, ma sono cresciuta vicino ai boschi. Però non mi immaginavo che avrei fatto un viaggio che mi avrebbe consentito di fare pace con i rumori della vita, con le ferite del passato. Ho vissuto tanti esempi di vita, dovevo capire qual era il mio. Viviana vive tra le colline del Roero, in Piemonte. Ok, a giudicare da quanto è fitta la vegetazione, mi sa che siamo nel posto giusto. Una donna di Torino che ha scelto di cambiare vita e vivere da sola in una vecchia casa rimasta disabitata per anni. Permesso? C'è qualcuno? Buongiorno, stavo mettendo i mazzi. Eccola. Benvenuti ragazzi. Che bello. Ciao Viviana, fatti Ciao. salutare. È una di quelle case in cui già dall'arredamento ci si può fare un'idea del carattere di chi la abita. Perché questa è una casa dell'800. 800. Viviana è una raccoglitrice di erbe spontanee, ad uso alimentare e curativo. E dopo aver bevuto un preparato a base di sambuco, menta e petali di rosa, usciamo intorno a casa in quello che non è esattamente il classico giardino. Questa è la mia foresta, mi sono creata una foresta dal nulla, perché non c'era prima. La vegetazione è ricchissima di piante diverse, lasciate crescere liberamente intorno a casa. Quando sono venuta a abitare qui ho compreso che l'agricoltura non rendeva facile la pratica di raccogliere erbe in giro, e proprio per l'uso di molta chimica. E allora mi sono creato il mio luogo di raccolta, continuando a portare tutte le specie che potevo, che mi interessava mangiare o utilizzare per i rimedi. Al suo arrivo trova un terreno impoverito, che oggi è diventato un'oasi rigogliosa, con oltre ben 400 specie di piante diverse. Questo qui per esempio l'ho preso e ho semplicemente gettato dei mazzi in giro e adesso guardalo. Si chiama cerfoglio selvatico. In confronto a quando è arrivata 10 anni fa, oggi la casa è letteralmente abbracciata da piante e alberi. Le erbe sono 200-300 volte più ricche di principi attivi rispetto alle coltivate. L'alimentazione di Viviana si basa in gran parte su erbe spontanee e su ciò che riesce a produrre qui. Questo è un aglietto selvatico, aglio orsino, aglio dei boschi, ci facciamo delle cose buone dopo. Viviana si trasferisce qui all'età di 36 anni e mi chiedo cosa abbia portato una ragazza cresciuta in città a cambiare vita completamente. Cucino e mangio fuori perché ho vissuto in foresta la dimensione di dove tutto si faceva fuori, quindi io seguivo questi lemuri in una foresta pluviale. Mentre cucina, così come fosse un'informazione normale, ci dice che ha vissuto per anni nelle foreste del Madagascar. Io usavo il canto dell'animale per trovare il gruppo. E io sono nata a Torino, ma sono cresciuta vicino ai boschi. Che cosa vuoi fare da grande? Voglio studiare gli animali in foresta. Era il mio chiodo fisso. Viviana è una naturalista. Ha compiuto un brillante percorso accademico tra laurea triennale, magistrale e dottorato. Scienze naturali era la via più semplice per arrivare a quella foresta. Ed ha seguito per 10 anni il progetto in Madagascar, disposta a vivere in condizioni estreme pur di seguire il suo sogno. Veniva una volta al mese un amico a portarmi delle provviste. Una volta al mese, ma quindi Sì. stavi per periodi lunghissimi in Sì, ho foresta. fatto anche 7-9 mesi, un anno.
Come dormivi? Tende? Tenda. Non avevo il bagno, non avevo l'acqua, io dovevo usare anche l'acqua di risaia, bollirla. Sono andata in zone dove non era mai stato l'uomo bianco e scappavano tutti quando arrivavo io. E poi a un certo punto ho sentito che come donna, se non mi fossi fermata, mi sarei persa. Ho vissuto tanti esempi di vita, dovevo capire qual era il mio. Sai, si chiamano orchidee, arrivano da orchis, che vuol dire testicolo, perché hanno delle radici che sono dei tubercoli a forma di testicolo, quindi Plinio il Vecchio le chiamò orchidee. All'inizio, che avevo molto da fare, è stato molto bello e utile zappare, tagliare rami, cose, perché questo mi aiutava a scaricare quella rabbia che neanche sapevo di avere, che è emersa quando mi sono fermata. Nel 2010 ho iniziato a scrivere la tesi di dottorato. L'ambiente era molto competitivo e la mia capa non era una persona corretta. Quello era il mio stress. La precarietà del settore della ricerca e i rapporti umani complicati portano Viviana ad un limite. Ci stavo male, soffrivo per queste ingiustizie. Non potendo andare in Madagascar quell'anno, ho cercato un gioco da poter fare in mezzo alla natura che mi desse un po' quella sensazione di caccia al tesoro che avevo quando cercavo i miei lemuri. Raccogliere erbe, tu sei intento in una ricerca specifica nel prenderlo e quindi non pensi. E questa cosa qui mi ha portato a raccogliere per mio benessere personale, perché mi sono accorta che tornavo a casa rigenerata. Le erbe arrivano nella vita di Viviana come un salvagente. Riversa tutte le sue energie studiando e facendo esperienze e nel giro di qualche anno inizia a mantenersi tenendo corsi. È lì che decide di lasciare Torino. Ricevo un messaggio, una signora a cui avevo fatto un corso sulle erbe un anno prima. C'erano le foto di questa casa. Senza niente mi dice: se la vuoi è tua, per te è gratis, è scritto maiuscolo. Le viene offerto di stare qui gratuitamente, ma c'è un motivo. Prima di me 3 persone erano venute per stare in questa casa e sono state una notte e poi sono scappate via. È una di quelle case su cui in paese girano strane voci e si è diffuso un certo timore verso questo posto, che a Viviana però non sembra dar fastidio. E allora ho pensato a tutte le storie che si sentono sempre raccontare sugli spiriti che abitano le vecchie case, perché questa è una casa dell'800, e ho detto basta che mi presenti. E ho scelto la forma di lettera. Misterioso, misteriosa, abitante di questa casa. Mi chiamo Viviana, di professione sono una raccoglitrice di erbe curative e commestibili e le mie intenzioni, credimi, sono buone. Spero che tu possa accettare la mia presenza e che questa non ti arrechi disturbo. Se avrai piacere di comunicare con me, sarò lieta di fare la tua conoscenza. Un caro saluto, Viviana. È con queste premesse che Viviana arriva qui e l'inizio di questa nuova vita è tutt'altro che semplice. E a proposito di viaggi all'estero, ringraziamo Saily, la eSIM che ci consente di avere internet in oltre 200 paesi senza il problema di dover acquistare una SIM fisica. L'app permette di scegliere tra diversi piani eSIM convenienti per una connessione affidabile e sicura a portata di mano. Basta seguire i semplici passaggi sullo schermo per installare la eSIM che si attiverà automaticamente appena raggiunta la destinazione. Saily offre anche numeri di telefono istantanei che funzionano ovunque e consentono chiamate vocali e l'invio di SMS. Se il servizio vi interessa, vi lascio qui sotto in descrizione il nostro link dal quale potrete ottenere uno sconto esclusivo del 15% su tutti i piani. Sì.
Quando ero in movimento, entusiasmata da paesaggi, luoghi nuovi, persone, non pensi. Poi ti fermi e tutto ti arriva. E quindi ho avuto una crisi profondissima quando sono arrivata. La direzione è quella verso un ritmo che sia più umano. Perché l'altro ritmo una volta aveva un andamento, ma ora è esagerato. Inizia la settimana e in un attimo è già finita. E quindi o uno rallenta ed esce fuori da questo ritmo oppure impazzisce. Rallentare è più facile da dire che da mettere in pratica, richiede coraggio e Viviana è pronta ad accettarne le conseguenze. 3 anni fa ho avuto delle difficoltà abbastanza importanti che mi hanno richiesto di ridimensionare l'attività lavorativa. C'è stato un momento in cui ho veramente toccato la paura del denaro, nel senso che mi mancavano i soldi che se mi dicevano vieni a mangiare una pizza non li avevo né per la benzina né per la pizza. E ho iniziato a riflettere bene su dove investire, per esempio quella spesa adesso non è subito necessaria, posso aspettare. Mi ha insegnato anche molto discernimento, molta responsabilità. Di pochi ingredienti, farine buone, olio buono e cerco di produrre tutto quello che posso. Non ho la foga di lavorare perché per me è la qualità della vita. Spesso noi compriamo perché non siamo soddisfatti. Io sono felice già con queste cose. Poi ci sono le difficoltà della vita che riesco ad affrontare e trasformare grazie agli strumenti che ho sviluppato. Io questa cosa l'ho compresa bene quando sono andata in Madagascar e ho visto le persone. Ho detto, questi non hanno niente, eppure hanno l'anima che è gioiosa. Quindi lì c'è qualcosa. Perché non era un caso qua e là e non era neanche del tutto culturale, quindi era un qualcosa legato alla materia. Ho capito che più semplicità in questo momento soprattutto ci porta una maggiore leggerezza. Viviana è una persona notturna e svolge molte delle sue attività a notte fonda. Mi piace ascoltare i suoni, come cambiano dal giorno alla notte, ma è proprio un altro mondo, un'altra dimensione, perché ci sono gli animali diurni e gli animali notturni. Mi piace andare al buio, perché così intanto guardo il cielo e poco alla volta sto imparando le costellazioni e mi piace tantissimo. La vita qui le permette di rimettere ordine ai suoi pensieri e ci parla di uno dei nodi più importanti che qui è riuscita a sciogliere. Mia mamma è volata in cielo che ero adolescente. Quando è mancata mia mamma non mi è stato consentito di vivere il lutto e 6 mesi dopo c'era già una donna in casa, quindi questo ha creato delle dinamiche molto difficili perché io improvvisamente non potevo parlare di mia madre, non potevo, come mio padre mi chiese di far finta quasi che non fosse esistita e io questa cosa lì per lì l'ho scavalcata, quindi amante della vita sono andata avanti e non mi sono resa conto di quanto invece questa assenza di lutto fosse grave. Ecco perché quando io sono arrivata qui ho iniziato a vivere i lutti con gli animali, perché è arrivato un cane da solo che è stato con me per 1 anno e mezzo, morto proprio qui con una macchina che andava ai 20 all'ora, ma stava inseguendo un altro cane. E quella morte, nonostante avessi avuto cani, gatti in passato, mi ha smosso qualcosa. E mentre piangevo, disperata, mi sono rivista vicino a mia madre, in quel letto.
fino ad arrivare un po' al senso profondo di quello che è la morte, che è un passaggio. Quindi ho potuto integrare veramente la morte con la vita. E quando ho elaborato il 20° lutto, mi sono resa conto man mano che ne vivevo uno che era sempre più leggero, faceva sempre più parte della vita e che tutto quel risentimento che avevo dentro non c'era più. Ma ciao! Ma ciao Jackie Chan! Che bello che sei tu! È bello Jackie! Qui ho iniziato a crearmi un angolo che è diventato il mio giardino incantato, perché io vedo un animale, vedo che ha trovato un luogo, un rifugio, e questa cosa mi riempie di gioia, perché la natura ha fatto lo stesso con me. Tutti i cesti e cestini che abbiamo visto in questo paio di giorni con Viviana sono stati realizzati da lei intrecciando rami e piante. È una sorta di mantra con le mani, ma le Certo. mani sono collegate alle emozioni, quindi se lavorano in maniera le emozioni si calmano. Qua siamo sotto un tiglio maestoso, ce ne sono 6 nella mia terra. Stare sotto al tiglio, nutrirsi di gemme di tiglio, utilizzare l'infuso di fiori, sono veramente validi rimedi e strategie per placare le emozioni che sono turbate. Questa è la parte più magica e più ombrosa del bosco, dove le energie della natura sono più potenti. Come ogni conoscitrice di erbe e rimedi, c'è una dimensione magica a cui Viviana è molto sensibile. Hai presente lo stramonio? No. Lo stramonio è la pianta che fa fare i voli alle streghe, per esempio. Cioè? È una pianta che da sempre crea delle allucinazioni e anticamente se ne faceva un uso rituale. Le streghe anticamente mettevano questa pianta dentro dei catini con dell'olio e poi dopo si ungevano. E Ok. così partivano per i viaggi, dei viaggi astrali, dei viaggi allucinatori. Se hai bisogno di protezione, puoi appunto bruciare delle erbe, ma quel fumo ti raggiunge anche dentro, perché spesso noi abbiamo dei problemi respiratori perché siamo negli ambienti dove c'è un'aria cattiva e quindi loro lavorano sempre comunque a livello magico, sottile, sul nostro inconscio, tutte. Io lavoro tutto così con le mani, la mia regola è no motori, quindi io uso solo il falcetto, neanche la falce, il falcetto e le mani. Queste non le raccogliamo perché probabilmente c'è dentro una farfalla in trasformazione. Viviana si mantiene facendo corsi sulla raccolta delle erbe e sulla cucina selvatica, con l'obiettivo di sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente. E lei ancora la sciacquiamo nell'acqua fredda. La strategia che si è visto essere più efficace per ripristinare delle condizioni di ambiente sano e per salvaguardarlo, conservarlo e creare delle piccole oasi. Se tu crei un'oasi di ripartenza, nel momento in cui si creano le giuste condizioni altrove, da quest'oasi ripartono tutti gli animali e le piante per ricolonizzare. E da quest'oasi è ripartita anche la sua storia, cominciata a Torino, passata per il Madagascar, fino ad una casetta disabitata, in cui ha riportato la vita.
È stato un viaggio veramente doloroso, ma necessario, perché adesso dopo tutto questo tempo sono molto più in pace. Anche quando ero in viaggio ero felice, ero gioiosa, ma c'erano dei momenti esistenziali in cui mi chiedevo: ma io chi sono? E qui ho trovato tante risposte, fermandomi.